Rieccoci per una nuova edizione del TG Juggling. Io sono Geo e come ogni mese attraverso questo notiziario cercherò di raccontarvi tutte le cose stupende e mirabolanti fatte da giocolieri e giocoliere di tutto il mondo. Insomma, un modo simpatico per rimanere aggiornati attraverso una raccolta di nuovi video, artisti emergenti, nuove tecniche e nuovi stili. Ma nonostante sia estate la lista è davvero lunga, quindi iniziamo subito con alcuni giocolieri italiani. Davvero senza freni la creatività del veneziano Brian Simoncin, che da diversi mesi sta pubblicando nuovi trick e nuove routine con una costanza davvero invidiabile. Un altro ragazzo d'oro da tenere d'occhio è Matteo Casella. Pallinaro per vocazione, nella sua giocoleria ha trovato un fantastico mix di tecnica, flow e ricerca. A metà luglio la scuola di Circo Flick ha presentato i progetti personali dei propri allievi attraverso delle preziose dirette YouTube. Segnaliamo in particolare gli elaborati di giocoleria, con le interessanti performance di Alice Lombardi e Dario Rasia, volto già noto per gli amanti del TG Juggling. E per l'ultimo anno troviamo un Alessandro Zanuto in grande spolvero con un'intrigante routine di Diablo. Se vedendo questi artisti vi sale la voglia di spettacoli dal vivo, ecco alcuni appuntamenti. Proprio in questi giorni si sta tenendo il Circen Dolomites Festival, il festival più alto d'Italia. Immerso fra queste splendide montagne nella bellissima Val di Fassa, è iniziato l'1 agosto scorso, ma continuerà fino all'8 di agosto con un sacco di artisti incredibili. Dal 12 al 15 agosto si terrà la prima edizione di Sbaum Festival ad Inversago in Brianza. Gli organizzatori sono Play Juggling, Side Kunstcirke e Milaika, che già solo questo sono una garanzia, ma se vi dico che in programma ci sono spettacoli come Piti Petahofen della compagnia LPM o Inbox della compagnia Soralino, beh, è da non perdere. Se invece siete in vena di convention, vi ricordo sempre Artemisia Fair Gathering dal 2 al 5 settembre a Vaglio in Basilicata, e se volete andare oltre confine c'è la convention di Poitiers in Francia dal 25 al 29 agosto. Ma a proposito di Francia c'è una notizia importantissima, perché dall'ultima AGC virtuale è stata fatta l'assemblea e assegnata la location per il 2023, che sarà appunto in Francia a Caen. Ma ora giriamo un po' il mondo e facciamoci ispirare un po'. Anche questo mese sono ben 4 i Trick of the Month dell'IJA. Il duo Cara di Berlino esprime una giocoleria molto intensa e a tratti poetica. Fantastici trick di manipolazione, toss e balance con gli hoop per Katrin e Armin. Tricconi, tricconi e tricconi nei video di Diablo, e quello di Chloe Fossard non delude affatto. Un sacco di spunti per gli amanti del genere. Doppietta per i clavettari sudamericani con gli ipnotizzanti video di Arthur Faleiros dal Brasile e Lucas Chaparro dal Cile, che alimentano l'incredibile wave della ricerca con le clave di questi ultimi anni. Continuiamo a girare e torniamo in Europa, precisamente in Francia, per ammirare le elegantissime routine di palline di Thibault Michel. Di eleganza se ne intende anche Marta Paley, che ci sfodera una sequenza di Cigarbox e stile anni 20 davvero notevole. Infine, per la serie montaggi interessanti vi invito ad andare a vedere il nuovo video Lanci sotto un ponte di Matte Speidel, dove letteralmente fa lanci sotto un ponte. E non poteva mancare un contributo dall'Oriente, con Kontaro Minami dal Giappone, che ci delizia con alcune combinazioni di clave e palline. Luglio pochi record, ma non può mancare Max Kuschmerz con 4 minuti e 50 di 6 palline in sincrono. Qualcuno ha provato ad animare un po' l'estate cercando di battere nuovamente il record della resistenza a 4 clave. E non persone qualsiasi, Evin Drasjo, detentore del record di 9 clave, e Christian Urdalen e David Piscoia, ex detentori del record di 4 clave. Tentativo fallito, ma bella prova. Mette invece la bandierina Tomei Kenshin, che ha registrato i record ufficiosi di 3, 4, 5 palline in Albert e Trebla. Utile ad aprirci la sezione trick assurdi con questi anelli traballanti di David Yemishan. Ok, è ufficiale, Alexis Levion ha ripreso ad allenarsi. Super trick di contact con i bastoni di Nick Vondo.
E a proposito di wave con le clave, Wyatt Davis. Elegantissimo trick di Isaac Posak Hernandez. Gustav Rossell ha sicuramente le calamite. E se le fate prestare da Shoka Suya, che chiude 4 flower stick in cascata sincrona. Trick indescrivibile di Luigi Gili e Salvador. 12 palline a multiplex di 3 con resto di 2 per Radion Dragon. 8 sedie tenute in equilibrio sul mento da Rodrigo. Le chicche con le clave di Luis Cason. I trip col doppio boogang di Dimitris. Super antipodismo al semaforo per Diego Costa. Pepe Cioccomelli apre e chiude 7 cappelli. 5 mestoli dall'Afghan per Wanna Circus. Davvero intrigante il lavoro di Brian Austin con i 3 cookerin giganti. E infine un po' di contact infuocato con Kevin Axtell. Sì, perfetto, mandatelo pure. Mi avvisano dalla regia che è pronto il servizio di Matteo Di Gaetano dal Giappone. Sì, Geo e amici del TG Juggling, come potete vedere sono in diretta dal Giappone solo per voi e per raccontarvi di Akimoto, che anche questo mese è riuscito a battere il suo precedente nonché personalissimo record. È riuscito a incoppare contemporaneamente la bellezza di 60 kendama. La vera domanda ora è: riusciranno i produttori di kendama ad assicurare sufficienti kendama per lui e per tutti gli altri kendamer del mondo? Un'ultima curiosità, come potete vedere alle mie spalle c'è una rappresentanza di giocolieri giapponesi che si stanno allenando per le Olimpiadi. Infatti il clima olimpico qui in Giappone è alle stelle. Per il momento dal Giappone è tutto, linea allo studio. Geo. Grazie Matteo, sempre puntuale e sul pezzo, ma ora passiamo all'ultima rubrica, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese di luglio. Un trick al giorno per un anno. Si è concluso il super progetto Diago Ball di Trevor Pearson, che ha sviluppato centinaia di trick partendo da un movimento base con 3 e 4 palline. Ma è tempo di ampliare i propri orizzonti e Dominique Laterre ci propone 9 differenti partenze con 9 palline. Easy peasy proprio. Ma potete sempre riscattarvi con i 17 modi per fare una piroetta di Maro. Voglia di shopping? Ecco il nuovo attrezzo di luglio, il monostick della Diablo Focus. E diciamo che se la giocano facile con 2 testimonial incredibili come Guillaume Karpovitz e Ameron Roswell. Insomma, nuovi orizzonti della tecnica e della tecnologia, con la giocoleria che nel mese di luglio diventa soggetto di bellissime animazioni, dalle ombre surreali di Ethan Brain ai trip contattari di Liron Hubble, passando per i modelli razionali di Andrew Olson. C'è chi ha iniziato perfino a tracciare la giocoleria, come l'interessantissimo progetto Frimo Cap, con prospettive e potenzialità davvero enormi. Ma si sa, noi siamo giocolieri e a volte le cose finiscono anche così. La verità è che la giocoleria ci piace così tanto che vorremmo condividerla con chiunque in qualunque luogo, come per Justin Wood e la sua oca nel duck juggling. O Mike Hogan mentre fa skate, per animare una partita a biliardo, o dondolare felicemente su un'altalena. Bene, siamo in chiusura anche di questa edizione e segnaliamo anche l'importante partecipazione del duo Ada e Amedeo, da non confondersi, alla trasmissione nazionale popolare Una pezza di Lundini. Con quest'ultima notizia è tutto, io come sempre ringrazio la redazione per darmi una mano nella creazione di questo TG e il nostro media partner Juggling Magazine. Se vi piace questo video io vi ricordo come sempre di sostenere il progetto, lasciate un like, un commento, condividete il video e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, potete anche rivedervi quelli passati. Da già è tutto, io vi auguro una buona estate e ci vediamo fra circa un mese per la prossima edizione del TG Juggling. Ok, perfetto, andava bene? Ottimo, possiamo andare. Ma scusa, questi... Ragazzi, scusate, lo sapete che quest'anno non ci sono le Olimpiadi della giocoleria? Ali? Questi forse non parlano la mia lingua. Vabbè.